Che cosa significa unificare? Come possiamo costruire dei ponti che ci permettano di mettere in relazione ambiti e punti di vista diversi e trasferire conoscenze tra loro? In questo intervento vorrei fornirvi il mio punto di vista di matematica su questi temi, un punto di vista maturato in anni di ricerche su tecniche per mettere in relazione e unificare teorie matematiche differenti. Devo quindi cominciare col dirvi qualcosa del mio lavoro di ricerca, perché è da lì che è scaturita questa riflessione più generale sul tema dell'unificazione. Nel contesto del mio dottorato ho iniziato a elaborare una teoria che permette di creare ponti tra teorie matematiche differenti. Questi ponti sono basati sul concetto fondamentale di topos, introdotto dal grande matematico Alexander Grothendieck negli anni 60. Lo stesso Grothendieck aveva intuito il potenziale unificante di questa nozione, senza però farne uno strumento concreto per lo studio delle relazioni tra teorie matematiche differenti. Io mi sono occupata proprio di questo e nel corso degli anni ho sviluppato un insieme di tecniche che permettono di utilizzare efficacemente i topoi come delle sorte di ponti atti a collegare tra loro contesti matematici differenti. Ora, vi chiederete che cos'è un topos? Non è facile dare una risposta non tecnica a questa domanda, ma in prima approssimazione potete pensare ad un topos come ad un oggetto che incarna l'insieme di tutti i punti di vista su un determinato tema. Potete pensarlo come ad un luogo in cui prospettive e linguaggi differenti si incontrano rispecchiandosi gli uni negli altri. E in effetti l'aspetto cruciale dei topoi che sfrutto per creare questi ponti è il fatto che uno stesso topos ammette un'infinità di rappresentazioni differenti che corrispondono appunto ai differenti punti di vista che esso incarna. Grazie a questi ponti si riescono fattivamente a mettere in relazione, in modo spesso molto profondo e sorprendente, delle nozioni, proprietà e risultati tra teorie matematiche differenti, che possono anche appartenere a settori apparentemente lontani tra loro e sembrare a prima vista scollegate. Si tratta quindi di tecniche che servono a moltiplicare, in un certo senso, i punti di vista su uno stesso problema e a scoprire relazioni nascoste tra contesti matematici differenti. Ora, state tranquilli, non intendo entrare nella tecnicalità di queste ricerche. Quello di cui vorrei parlarvi è invece il concetto generale di ponte unificante, così come è stato ispirato da queste ricerche. Attraverso l'analisi di alcuni esempi, illustrati graficamente da Silvio Curti, che ringrazio, cercherò di mostrarvi l'utilità del pensare in termini di ponti nei più svariati contesti e anche in relazione a temi di importanza sociale, come quello dell'integrazione, della valorizzazione della diversità, dell'omologazione. Quindi iniziamo a riflettere sulle differenti modalità che possiamo utilizzare per mettere in relazione tra loro oggetti o concetti differenti. Nel confrontare tra loro oggetti diversi siamo interessati a identificare gli invarianti. Che cos'è un invariante? Gli invarianti sono gli aspetti che gli oggetti hanno in comune tra di loro. Aspetti che non necessariamente sono visibili in modo, diciamo, a occhio nudo, in maniera concreta. Diciamo che in alcuni casi gli invarianti si possono identificare attraverso un processo di generalizzazione che possiamo schematizzare in questo modo. Nella figura ho rappresentato con due pallini di colori differenti due concetti che vogliamo confrontare tra loro e con un pallino di colore nero un concetto più generale che li riassume entrambi. Pensate ad esempio di voler confrontare tra loro gli uomini e i roditori attraverso una generalizzazione. Potreste ad esempio osservare che sia gli uomini che i roditori sono degli esseri vertebrati o dei mammiferi. Questo vi consentirà di applicare indifferentemente agli uomini e ai roditori tutte le informazioni generali di cui disponete sugli esseri vertebrati e sui mammiferi. Però vi rendete conto che questa forma di unificazione non è realmente soddisfacente perché non ci permette di trasferire informazione tra
i roditori e gli uomini. E infatti notate che le frecce vanno dall'alto verso il basso, vanno dal concetto più generale ai casi particolari e quindi non consentono un trasferimento di informazione tra i due oggetti che vogliamo confrontare. Rivisiteremo poi questo stesso esempio degli uomini e dei roditori alla luce di una forma di unificazione più sostanziale che verrà fornita da un oggetto ponte. Per ora quello che vorrei osservare è che la ragione per cui un'unificazione basata su una generalizzazione è statica e limitata è che generalizzando si dimenticano gli aspetti specifici degli oggetti che vogliamo confrontare tra loro a vantaggio esclusivo di quelli che essi condividono. In altre parole, questo tipo di unificazione si riduce ad un'omologazione. Invece è lecito aspettarsi da un'unificazione profonda che da un lato permetta degli efficaci trasferimenti di conoscenza tra gli oggetti che vogliamo confrontare e dall'altro che non annulli la diversità, bensì possibilmente ne spieghi l'origine. Questo tipo di unificazione passa attraverso il concetto di oggetto ponte. Che cos'è un oggetto ponte? L'idea è quella di mettere in relazione tra loro i nostri due oggetti attraverso una terza entità, un terzo oggetto, che sarà appunto il nostro oggetto ponte, associabile a ciascuna delle due entità separatamente. Ora, questo oggetto ponte può avere una natura completamente differente da quella delle due entità, non c'è nessuna limitazione in tal senso. L'unica cosa che conta è che uno possa costruire, non necessariamente in senso concreto, lo stesso oggetto a partire dalle due entità considerate individualmente. Questo oggetto potrà fungere da ponte per trasferire conoscenze da un oggetto all'altro. Come? Come avvengono questi trasferimenti di conoscenze? Andando a considerare come proprietà dell'oggetto ponte si esprimono nel contesto delle due differenti entità a partire dalle quali l'oggetto ponte è costruito. Ogni proprietà dell'oggetto ponte darà luogo ad un'invariante, la cui espressione è unica a livello dell'oggetto ponte, ma le cui manifestazioni concrete nel contesto delle due entità possono essere completamente differenti. Pensate ad esempio ad un sentimento, può essere espresso in forma scritta, oppure attraverso un gesto, o ancora con la musica o la parola. Quindi vedete che un'invariante si può esprimere in maniere concretamente molto diverse tra loro. Osservate che questo tipo di unificazione basata sui ponti permette effettivamente un trasferimento di conoscenza tra i due oggetti, come indicato nella figura, a differenza di quanto avveniva con l'unificazione basata su una generalizzazione. E infatti, tornando all'esempio dei roditori e degli uomini, vediamo che identificando appropriatamente un oggetto ponte, si arriva a realizzare un'unificazione molto più sostanziale, molto più utile tra i roditori e gli uomini di quelle che potremmo arrivare a ottenere attraverso delle semplici generalizzazioni. Un oggetto ponte particolarmente naturale da considerare, se vogliamo studiare le relazioni tra gli uomini e i roditori, è la parte di DNA che essi condividono. Questo appunto può giocare il ruolo di oggetto ponte. Infatti, pur essendo il DNA un invariante, questo DNA comune un invariante, le sue espressioni nel contesto degli uomini e dei roditori sono completamente diverse. E infatti la profondità di questa forma di unificazione, a differenza di quelle date dalle generalizzazioni, è testimoniata dal grande successo degli studi scientifici sui roditori che sono stati fatti negli ultimi decenni per comprendere una grande varietà di malattie dell'uomo. Infatti notate che mentre con una semplice generalizzazione di fatto non si andava molto in là perché non si riusciva ad esempio a curare una malattia studiando ciò che avveniva sui roditori, in questo caso possiamo effettivamente trasferire informazioni dai roditori agli uomini e questo ovviamente ha delle enormi conseguenze. Quindi notate che mentre il metodo della generalizzazione conduceva ad un'unificazione basata sull'omologazione, il metodo dei ponti permette di realizzare un'unificazione che non annulla la diversità,
annacquandola nell'astrazione, bensì la valorizza, perché la diversità dei singoli oggetti diventa responsabile delle forme differenti in cui gli invarianti definiti a livello dell'oggetto ponte si manifestano. Quindi, in altre parole, si realizza una sorta di morfogenesi che spiega l'origine della diversità delle espressioni diverse di un medesimo invariante. Un altro esempio naturale di ponte, tratto dall'astronomia, è quello dato dai pianeti che ruotano attorno ad una stessa stella, ad esempio i pianeti del Sistema Solare. Se ci pensate, è il Sole, che è l'oggetto ponte in questo caso, a essere responsabile del fatto che tutti i pianeti che gli ruotano attorno hanno orbite ellittiche, che pur nella loro diversità condividono tra loro un certo numero di caratteristiche. E in effetti le leggi di Keplero ci mostrano che gli invarianti, cioè gli aspetti comuni tra le diverse orbite dei differenti pianeti, vivono astrattamente a livello del Sole, ma si manifestano in modo diverso nel contesto dei differenti pianeti. Storicamente il fatto di ignorare questi invarianti privilegiando dei punti di vista concreti, come quelli dei pianeti, invece che adottando il punto di vista del Sole, l'oggetto ponte, come avveniva ad esempio nel sistema tolemaico, ha prodotto notevoli complicazioni nella descrizione dei loro moti. La rivoluzione copernicana ha proposto di cambiare il punto di vista, spostandolo dalla Terra al Sole. E in questo modo ha generato tutta una serie di importanti sviluppi. In altre parole, l'identificazione dell'oggetto ponte ha determinato un grande progresso della conoscenza. Ora passiamo ad un altro contesto linguistico in cui si possono naturalmente trovare ponti, è quello dato dalle traduzioni di un testo da una lingua all'altra. Se cercate di effettuare una traduzione letterale, quindi basata sul rigido uso di un dizionario, vi trovate in un'ottica di omologazione. Quindi vi rendete conto che si tratta di un approccio che, sempre che sia possibile, perché se le lingue sono troppo diverse tra loro, è chiaro che un approccio di questo tipo non può proprio funzionare, perché un certo significato andrà ad esprimersi in maniere sintatticamente troppo diverse nelle due lingue perché una traduzione letterale sia possibile. Ma anche quando è possibile, diciamo che il risultato è difficilmente soddisfacente. Come bisogna fare quindi per realizzare una buona traduzione? Bisogna innanzitutto identificare gli invarianti, ovvero ciò che vogliamo resti invariato, resti preservato nel passaggio da una lingua all'altra. Naturalmente tra questi invarianti quello principale è naturalmente il significato, ma ce ne sono anche altri. Ad esempio, se volete tradurre una poesia, potreste voler preservare altri aspetti, come un certo tipo di metrica o di musicalità. In ogni caso, qualsiasi siano gli invarianti, quello che conta è di metterli al centro nell'effettuare la traduzione, fare la traduzione in funzione di questi invarianti, utilizzandoli come oggetti ponte, ovvero andando a considerare come questi invarianti si esprimono nelle due diverse lingue. E se ci pensate, questo è precisamente quello che noi tutti facciamo, il più delle volte inconsciamente, quando ci impegniamo a tradurre in modo intelligente. Questo è anche quello che faccio io in matematica quando traduco nozioni e risultati da una teoria all'altra. In questo caso gli oggetti da mettere in relazione tra loro sono teorie matematiche e gli oggetti ponte che utilizzo sono dei topoi associati a queste teorie su cui sono definiti un numero infinito di invarianti. Se avete ancora in mente l'immagine dei pianeti e del Sole, potete rappresentarvi i topoi come delle sorte di soli che illuminano la realtà matematica, come dei punti di vista universali sulle teorie che permettono di comprenderne in modo naturale le simmetrie. Riassumendo, il concetto di ponte mostra che due oggetti hanno in generale molte più relazioni tra loro di quanto ci si potrebbe intuitivamente aspettare. Per scoprire e comprendere queste relazioni è spesso necessario adottare un punto di vista diverso da quello fornito dagli oggetti stessi, il punto di vista di un oggetto ponte che possa collegarli tra loro. Questo perché gli invarianti che si possono osservare, per così dire, a occhio nudo,
o diciamo senza cambiare il punto di vista, sono relativamente pochi e soprattutto non sono necessariamente i più rilevanti. E quindi è importante tenere presente che un oggetto ponte può avere una natura completamente diversa da quella delle entità che vogliamo confrontare tra loro. In particolare può trattarsi di qualcosa di molto astratto, come un topos associato a una teoria, o di ineffabile, come il significato di una frase, o di molto lontano, come una stella attorno a cui ruota un pianeta. E quindi è fondamentale pensare a due livelli: il livello delle entità che vogliamo confrontare tra loro e il livello degli oggetti ponte suscettibili di collegarle, distinguendo quindi nettamente il livello degli invarianti, definiti a livello degli oggetti ponte, e quello delle loro manifestazioni concrete nel contesto delle differenti entità. Per vedere gli invarianti bisogna pensare in modo astratto, non c'è altra soluzione. Se vogliamo costruire ponti dobbiamo farci ispirare da concetti che non si possono ridurre ad una loro particolare manifestazione. Pensate a degli ideali come la bellezza, il bene, la razionalità, la giustizia, l'amore. Sono tutti concetti parzialmente ambigui, è vero, ma la loro forza sta proprio nella loro astrazione, perché sono dei concetti ponte. Con la loro grandissima quantità di manifestazioni differenti, sia attuali che potenziali, questi concetti ci ispirano, perché ci mostrano che non dobbiamo mai rinchiuderci nella parzialità di un modo di vedere o di un'esperienza, che dobbiamo sempre guardare oltre alla ricerca di nuovi punti di vista che ci permettano di scoprire relazioni nascoste con le cose e le persone che ci circondano. Grazie.